Baron fell on self-appointed ruler. Way to Novigrad. Ragazzi, io sono Rio e benvenuti nella mia live. Oggi faremo esplorazione della mappa, della capitale e se c'è la possibilità qualche missione secondaria. Nelle esplorazioni ci sono mostri di livello tra 29 e 34, quindi io farò l'esplorazione, vedrò dove arrivo e se è troppo OP vado direttamente nella storia principale, che è da un po' che non la faccio più. Allora, ci troviamo nel Valen, la terra di nessuno. Velen, scusatemi. Allora, prima controllo se c'è qualcosa che magari ho tralasciato perché era troppo difficile all'epoca. Diciamo che fino a qua è tutto a posto. Grotta delle vedove. Ok. Allora, c'è un tesoro qua. Potrebbe essere il nostro primo obiettivo. Tanto lo segnalo, anzi. Voglio usare sto segnalino, così mo ricordo. Poi... Ah sì, e questa è la parte inferiore. C'è rimasto, vabbè, sta roba. Ci metto pure questo. Poi da questi qua forse sarebbe meglio che mi porto gli oggetti magici. E tutta sta roba è da esplorare, ma qua è un livello veramente improponibile. Oggi per esempio ho fatto questo qua, ma era a livello 34. Fatto ciaone. E questi non lo so se ho la possibilità, quindi... Ecco, ci facciamo questi segnalini qua. Vai, cavallo del West. Poi più o meno verso le 2 me ne ritorno su Monster Hunter, così vado a fa' le limitate giornaliere. Allora andiamo con il primo segnalino. Vediamo se questo è rimasto. Sì, c'è ancora, perfetto. Non so di cosa si tratta. Se l'ho lasciato là deve essere pericoloso. Su Scalinge sono riuscito a fare tutti i punti interrogativi, però proprio l'ultimo l'ho dovuto lasciare stare perché c'era un arcigrifone da livello sconosciuto. Ho fatto via un colpo.
Allora, secondo me potrebbe essere la strega del mare, la strega dell'acqua. Poi potrebbe essere pure un costrutto, volendo. Tipo un golem. La dote. Strano che non c'è sta mostro. Allora, caccia al tesoro. Non è un tesoro, è una secondaria. No, sandwicher, non neanche. Boh. Però dice che si chiama la dote. Allora, non è la strada principale. Qua non lo vedo. Ah, ecco, ma vaffanculo, eccola qui. Sì, vabbè, livello 32. Però se teoricamente è una missione di livello 32, qui c'era un mostro guardiano. Potrebbe essere quello. Mi sa che è un arcigrifone. Che cacchio sei? Basilisco, ok. Quindi andrà. È troppo P per me, ma ci voglio provare. Allora, regolo dorato, mitraglia, un guanto antidrago. Questo regolo dorato io non lo uso mai. Draghi dov'è? Eccolo qua. Ma non credo da migliorare a livello massimo. Fanculo. Ok. Ce la potrei pure fare. La troia. Sci tua, di tua madre. Aia. Madonna, gli faccio 1000.
Vedi questo? C2. Perché il vento del nord non gli fa niente. Spara qualcosa. Ok. Ce l'abbiamo fatta. È la prima volta che vedo che il vento del nord non fa niente. Ok. Mamma mia, che schifezza. Ma non mi puoi dare sta roba, te prego. Ok. Ok, siamo riusciti a culo a sconfiggere un 32. Ora bisogna andare da questo, quindi qua. Vabbè, mi farò una notata. Chissà se nel tragitto trovo dei tesori. Il nulla cosmico. Ok. Quando si incomincia a vedere che comincia a droppare armature migliori di quelle attuali, c'è da preoccuparsi. Vuol dire che devo cambiare equipaggiamento e quindi
mo io adesso ho l'armatura del gatto, o passare al grifone o all'orso o al boia, non mi ricordo quanti animali ci stanno. Ok, sta cosa che ogni tanto mi sparisce il contatore è preoccupante. Metto un po' di qua, magari livello 26 dovrebbe essere fattibile. Foglet, i Foglet sono figli di puttana se non sbaglio, dovrebbero essere spettri. No, li confondo per qualcun altro. Necrofagi? Necrofagi? Foglet, infatti. Polvere lunare, unguente antinecrofagi e queen. Quindi polvere lunare. Ma che è tutto sto casino? Non pure. Ok, e mi serve lo scudo. Equipaggio. Queen. Ok, stronzetti. La vostra. Sì, anche voi mi state sul cazzo. Ok, dove sono i tuoi cloni? Morti tutti. Questi molti li sottovalutano perché pensano che sono scarsi, in realtà sono fortissimi. Che questi si possono rendere invisibili o creare delle copie o teletrasportarsi e menano parecchio. Poi se li trovate dentro una caverna insieme ad altri mostri, peggio me sento. Colei che sta? E che ne altri? Ok. Vabbè, direi che fino a qua tutto a posto. Dovrei molto lunga vita. Ok. Infami. Ah, siete in tre addirittura. No, copia. Sono le copie di uno. Tieni, beccate questa Naruto.
la tua moltiplicazione del corpo non è servita a niente. Aspetta, quella porta non si corrompe, va bene. Non so se è una buona idea usare la meditazione, perché molte volte meditazione fa risuscitare anche i mostri. Quindi magari aspetterò un po'. Ottimi altri. Oh oh. Scitua. Fanculo. Oh, hai rotto il cazzo. Shut down. Perfetto. Colei che sta, ma di cui non me ne frega niente. Il medaglione vibra, quindi c'è zona di pericolo. Ora, o i Folget sono capaci a cucina, o qui c'era qualcuno prima. Perfetto, non sono tornati in vita. Questa è una bella notizia. Ok, qua c'ero venuto tempo fa. Me lo ricordo. E qua io non mi potevo avvicinare perché c'erano questi che erano troppo forti. Poi ho eliminato questi. E c'era sta strada. Ah, una caverna. Beh, interessante. Forse è chiusa. Chiuso, serve una chiave. Potrebbe essere una di quelle tante chiavi che ho lasciato nei depositi. Allora, visto che io ho le capacità di sostenere questo quadro, direi torniamo qua. Ci teletrasportiamo dove sta un deposito. Ah, credo c'è sta scorciatoia. Allora, il deposito più vicino, almeno in questa regione, sta qua. Nella capitale.
che il caricamento ci mette un po' perché voglio controllare le notifiche. Ok, notifiche controllate. Vai, caricamento. Oh, su 2 ordini, eh? Allora io mo il prossimo mutaforma che trovo non me ne frega niente, che è buono, cattivo, c'ha una storia struggente eccetera, lo devo uccidere perché non riesco a trovare più un unguento per fare le cose del mutaforma. I 4 pagliacci di prima, vabbè, lasciate andare perché ho seguito l'istinto di Gerard. Allora, mi tolgo questo. Questo. Ok. Poi di qua tolgo 3 di questi. Poi questo e infine questo. Per quanto riguarda invece, allora, la maggior parte di sta roba la dovrò vendere. Penso tutta. Degli oggetti importanti mi porto questo, che non so se servirà. Questo. Oggetto necessario per completare la missione. I maggiori livelli non usano queste bombe per vedere il potere sulle persone, vabbè. Oggetto necessario per completare una missione, incenso. Nessuno di questi oggetti è una chiave. Puntualizziamo tanto sta cosa. Ok. Forse per completare una missione. Completare una missione. Missione. Questo dice oggetto comune. Bla bla bla. Ok. Quindi allora, se riesco voglio vendermi un po' di quegli oggetti inutili. Mistaken me for someone else. Oh, un punto esclamativo. E che è successo? Now step up some crowds, quick! Leave him alone. And who might you be? Temple guard undercover? Call me an admirer of law and order. Made a mistake coming to this town, then. You're making the mistake. Leave him alone. And if we don't? Shut down. Ah, meglio. This man's not worth your efforts. His shop's drowning in debt.
You're right. Even looks like a pauper. I beg to differ. Don't even know why I bothered the bugger. My apologies. Fare thee well. I, gotta go brush my teeth. Go home, merchant, and try not to come around here anymore. I will. I mean, I won't. I mean both, yes. Thank you, sir. Ma infatti mi sembrava strano che in questo punto c'era un mercante. Però io ho bisogno dei tuoi servigi, brutto stronzo. Quindi me ne andrò al mercante dei poveri. Andiamo da casa Monica che magari... Allora, per entrare a casa di casa Monica devo fare un giro incredibile. Sto mercante lo chiamo di casa Monica perché se seguite la storia capite il perché. Quindi è un mercante molto particolare che sta in una zona particolare. Allora senti, io ti devo vendere un bel po' di roba. Brutiglia sta a posto. Allora, questo non te lo posso dare. No, no, neanche. Questo sì. No, no. Vabbè che questi sono oggetti comuni. Però per sicurezza mi tengo. Guarda, non mi interessa se non ci ricavo nulla. L'importante è che mi li libero. Oh cazzo, è rimasto uno. Ok, vediamo se c'è qualcosa di interessante. No, fai schifo al cazzo. Sì. Greetings, Ivy. Greeting. Allora, What? vorrei che tu mi comprassi qualcosa. Sto schifo. Questa esteticamente è bella ma fa schifo. Comunque guarda, non si sta a fare tanto caso, ma c'ho un pacco di soldi incredibili. C'è 44.000 monete d'oro. E questo devi ringraziare le missioni con la barca Scavenger, facendo ottimi punti interrogativi. Questo non può essere venduto, mi pareva. Ovviamente manco questo. So long. So long. Ok. Ok, andiamo qua. Poi io spero che una delle tante chiavi o comunque uno degli oggetti che ho mi serva a qualcosa. Perché comunque io ricordo che nelle zone di alto grado, quelle un po' inaccessibili, ci stavano cose, cioè luoghi in cui c'erano barriere, c'erano cose, quindi non potevo accedervi.
ricordo più dove devo andare. Eccolo qui. Ah sì, prima qui. Poi se puta caso non trovo l'oggetto giusto, questi me li porto con me e continuiamo a fare le esplorazioni perché non trovo il luogo giusto. Allora, io mi ricordo che c'era una sorta di scorciatoia. Fanculo, mi devo fare la strada più lunga. Spero di non affrontare di nuovo quelli. Era come se fossero stati dei boss. Ci serve una chiave. Ok. Quindi gli oggetti che ho io non vanno bene. Però aspetta, posso sempre vedere. Che di solito se ho una chiave e vai in una cassaforte si sblocca automaticamente. Però magari in questo caso lo devo utilizzare perché quando devo andare a cercare il demonio mi ricordo che dovevo utilizzare, anzi dovevo equipaggiare questo oggetto, l'esca perciò. Quindi non serve. Ah, però questo è il chiave del baule. Chiave di una gabbia. Ah, potrebbero essere chiavi di alcune gabbie che ho liberato delle persone. Vabbè. Potrei fare tutta sta strada per poi percorrere là così. Ok, qui è un bel volo. Ok, fin qua ci sono. Ora devo andare qua. Se lo casca. Credo di essermi buggato, però vabbè.
come sono morto. Forse perché ho osato sfruttare un bug. Vabbè. Allora la soluzione più logica sarà aprire quella porta, fare tutto il dungeon e uscire sicuramente in quel punto interrogativo. Io ho cercato una scorciatoia che me lo consentiva il gioco, però non è andato. Però la mia logica ci stava, dai. Ho fatto tutto il percorso mentalmente. Essendo sopra un bug ho preferito non salvare perché metti puta caso che rimango fregato là e faccio. Allora, non si può fare nulla. Quindi quel punto interrogativo rimarrà così tale per un po'. Perché non trovo la chiave. Quindi io adesso me ne andrei. Magari qua in maniera abbandonata, perché mi sembra che c'era una missione. Allora, torre misteriosa? No. Fratello scomparso? Assolutamente no, però è uno dei miei obiettivi principali. Sta roba è inaccessibile, perfetto. Vabbè, tanto lì metto quello come obiettivo. Mi farò questi un po' così, un po' con là, fino a farmeli un po' tutti, o perlomeno provarci. Finiti questi, do un'occhiatina. No, ma neanche Skellige non ci do un'occhiata perché li ho lasciati di proposito perché erano troppo forti, quindi in quel caso me ne andrò direttamente a fare una missione principale. Addio, punto interrogativo. Questo cos'era? Non me lo ricordo. Mi sa che il maniera abbandonato era la casa di quello stregone. Sì, era proprio quello. Questo l'ho già fatto. Perfetto. Una cosa almeno da controllare. Procediamo. Ok, qui c'era un punto interrogativo e se non sbaglio c'era un mostro forte. Faceva la guardia a un tesoro. Vabbè. Shut down.
Qui, lupo lupo. Ok, i lupi sono sistemati. Ah, sapete che cos'è, raga? Ora me lo ricordo, era il Leshen, livello 20. Perché l'atmosfera tutta di nebbia, eccetera, era proprio il Leshen. Allora, questo era quel famoso Leshen o di livello 20 o 24. Bomba di deuterium, anti-ancestrali e fuoco. Ma io la bomba di deuterium a questo punto non la porto perché io l'ho già affrontato ed è una pippa pazzesca. Ci butto giusto l'ancestrale. E di solito mi basta quella a livello 1, ora ce l'ho a livello 3. Tanta roba. E se va qualcosa male comunque c'ho sempre la bomba del nord, ecco laggiù. Questa. Ah, ho sbagliato. Chiama i lupi. Brucia. Eh sì, è una pippa la scena alla fine. Troppo tardi, il vostro capo è morto. Le ali all'Eshen. Ira azzurra. Guarda, non ci vado manco a guardare che sicuramente... Vabbè, ormai ci sto. Fa cagare ovviamente. Allora, il prossimo obiettivo è... Ci starebbe pure sta bella caverna, però voglio andare a vedere qui, queste strutture. Andiamo, Ruti. Comunque anche se i lupi erano 24-26 non li ho sentiti per niente, anzi al contrario, li ho shottati in un attimo. Però all'epoca quando era ancora ero ancora sotto al 20, ma non mi ricordo a che livello. Quando mi hanno attaccato mi hanno shottato.
Sito abbandonato. Ecco, questo è interessante. 34, sì, ma voi siete matti. Ecco. Non credo che è morto il cavallo. Ecco, livello 30 a livello 6 contro di loro, te dico subito, no. Non esiste che le affronta. Troppo forti. Tuttavia... andiamo a sta caverna. Che io mi ricordo che in quella caverna invece si scendeva giù, c'era una barriera magica che impediva il passaggio. Boh, io un po' di oggetti ce li ho. Livello 33. Cazzo, cazzo. Ok. Devo prendere... No, non gli ha fatto niente. Se anche una sola freccia mi desse colpì, mi sciotterebbe. Niente. Mi sa che una vicina nella mia testa mi sta dicendo: lascia perdere e vattene direttamente a fare la storia principale. Dai, su. Cioè, i morti affogati non li posso affrontare. Gli umani non li posso affrontare. I mostri più forti non li posso affrontare. Ok, questa è la famosa barriera che vi dicevo io. Allora, io sarei veramente molto curioso. Talismano, non lo posso equipaggiare. Allora, nessuno di questi oggetti si può equipaggiare, quindi usa e getta. Oh, fammo scherzi, eh.
Spada smussata. Questa lampada magica che posso usare. Maschera dell'erchino. Pure. Poi fa un tentativo. No. Scusa, che posso portarmi una maschera alla volta? A quanto pare. Particolare. Questo è un classico. Molto simile da dottore. Ok, tutti gli oggetti che ho io non servono a niente. Probabilmente con una missione principale o secondaria si riattiverà. Peccato, perché ci speravo. Ok. Troppo OP, troppo OP. Ma questo era fatto. A sto punto penso che pure qua sarà troppo OP. Ah, questa era la casetta dei nani, mi sembra. Residenza dei Vegetable. Questa era la casetta dei nani, mi sembra. Chiamarla casetta è un complimento. Ok, vediamo la prossima zona super overpower. Allora, io sta missione del re che è morto mi dà proprio l'urto. E ci metto... No, i pugni furiosi no, tempi duri. Tesoro nascosto. E c'è anche un crocevia. Questo ci piace. Aspetta. Arpia 35. Sì, vabbè, non ci posso credere.
Le arpie di solito sono i mostri più stupidi in assoluto, per quanto so deboli. Mitraglia, unguento anti-ibridi e hard. Gli hanno messo una vita infinita. Ma mi sa che dal 34 sono tutti overpower. Niente, non gli faccio danni. Solo i danni pesanti si prende. Ce ne sono 3. Sono troppe. Cioè potrei pure ucciderle una per una e prendermi il tesoro, ma preferisco lasciarmi l'esperienza amara, però. Comunque a questo punto sto cominciando a pensare che tutta sta fascia sono dai 34 in su. Che comunque non può essere un caso, sono tutti così forti. Ok, allora la mia sarà solo un giro di controllo di vedere in anticipo come è il livello 34, cioè giusto per... Oh, buono! Persona in pericolo, se spreghette salvo, guarda. Livello 33, non posso fare niente. Vabbè, mi uccidono. Fammene andare pure a me prima che mi mettono in gabbia pure a me e al cavallo.
Allora, qua non c'è niente. Sai che vi dico? Quasi quasi vado a fare direttamente la storia principale. Ho letto male o c'era scritto accampamento banditi? Sì, livello 33. State bene o d'estate? Troppo forti. Cioè, è un peccato lasciare tutta sta roba, sto ben di Dio. È veramente esagerato. Allora, tempi duri. Allora, se non erro, tutti i colleghi con la missione principale. Sì. Quindi te ti sistemo dopo. Allora, scopri se Ciri e Skelinge. Dove sto io? Nodigard e Velen. Nodigard, Velen e Skelinge. È rimasto il ducato. Ok. Allora, questo, vabbè, ci si pensa più là. Il re è morto ed è quella che si collega con tempi duri. E facciamo questa. Cerca la sognatrice nella vecchia casa. Immaginavo. Dicevo, perché non mi fa teletrasportare sto deficiente? Ah. Comunque manca poco per il 24, cioè per il 25. Sì. Buongiorno Rio. Allora, prima di far quello andiamo a vendere un po' di roba al truffatore, che comunque mi dà un pacco, ma un pacco di oro. Anche se mi desse da 200-300 monete d'oro, vuoi mettere così a uffa. È sempre buono comunque. Se vi dovesse capitare di ottenere altri tipi di monete, che ne so, scellini, monete francesi, tedesche, con nomi diversi, che adesso non me ne viene in mente manco uno, i franchi, teneteveli da parte, che poi nella capitale, in questa zona, ci sta un nano che fa da banca e ve li converte in monete, in corone, quelle che vi servono a voi, ed è una svolta, perché queste belle monete. Prima di darle io, voglio un attimo vederle. Allora, Oren e fiorini. Allora, noi ce ne abbiamo per adesso 130, quindi diciamo 232. Però
o mi darà 232 o magari valgono talmente tanto che mi dà un botto. How can I be of... Non vi fate mai prestare soldi perché questo è uno strozzino. Got some coin I'd like to convert into crowns. Come to the right. 2,32, 4,36. Beh, ho raddoppiato. Meglio di un calcio in culo. Ok. Sta roba non mi pesa tanto. Questa me la posso portare appresso, volendo. Una missione, potrebbe essere anche la principale. Ci stanno i lupi. Siamo arrivati? Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Ma veramente? Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. Se tu c'hai una cazzo di banca, mi spieghi perché il banchiere è un nano? I'm looking for Corinne Tilly. Well, you've come to the right place, then. Corinne is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. Why do you need to know the house's history? You a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Soon after, I witnessed disturbances. Led me to fear the home might be haunted. Ti serve un Witcher? Oh, they vary. Giggling in the night. And furniture moving about in the attic. And last week... Well, you shan't believe it. I found human feces in the parlor. Ma sei sicuro che non ci sta qualcuno che li sposta e te caga per dispetto? Magari un ex inquilino. Not interested in what's going on inside? Seeing it for yourself? I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? Point of fact, Corinne requested she not be disturbed. I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. The second sword, is it in case the first one breaks? Ok, hai detto che ci stanno dei fantasmi. Anche se io non ci credo per niente. Spettri. Però voglio entrare preparato. In effetti però è una missione di livello 7, un nemico ci deve essere per forza. Stop! Go away! Don't do that. Leave it!
That's blood. Don't spill it. Please. Vai Marzia. Dai dai. Ok. Stop. Go away. Leave it. Wake up. It's just a dream. Wake up. The door. The attic. All right. Time to check the attic. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Comunque ho capito di che si tratta. Non è uno spettro. Non è un ibrido, non è un costrutto. È un coding. Una creatura ancestrale. Allora, non ne ho mai ucciso uno. C'è sempre una prima volta. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Lei chiede aiuto di non fare determinate cose, ma lui se ne frega, quindi è un nemico. Way to the next room's blocked.
Allora, disegno di una culla. Voglio un disegno di una culla a quanto pare di un bambino. There was a cradle on the second floor. Wonder what had happened if I laid a doll in it. Stop! Go away! Leave it! Another masterpiece. An oven and a blackened grate. No joy. A riddle. Saw an oven in the cellar. Maybe I'll find another clue there. Boo! Tu madre. Did I scare you? Un Scared pochino. you, didn't I? Could tell you was scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. You're lucky. I know you're a harmless godling, but others might not know, and then... And how'd you know I'm a godling, eh? How's that, eh? Eh? If it looks like one and acts like one, trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got this red. Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty, so I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with, so I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! Sarah, Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? Yes? Yes! Do that and I promise not to bother your friend. Not even a little. You're awfully nice, you know. I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. Non ho capito il patto. Se lui mi sveglia quella, io che cosa devo dire al banchiere? Who are you?
Chris Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. Allora. Tutti trovi di qua. I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? A bit of both. A demon had captured Corinne. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corinne dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently. Though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid! Oh, well. It shan't put me in the poorhouse. The truth is, we're already dependent on the Black Buns, economically. Mi spiace. Il fatto è questo, che io ho fatto un patto con quello. Cioè con quella. Lei voleva rimanere in casa. In cambio avrebbe sviato quella. Certo, potevo pure sbattere a calci nel culo. Vabbè, però alla fine sai che c'è, quello è ricco. Manco Dio, un contadino del cazzo che non c'ha una lira. Ah, sta al piano di sopra. Sì, stiamo al piano di sopra. The eternal fire protects Sì. us. But the witch for sure comes in. Non mi chiedo di chi era sta stanza. A dream in here. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, you must gain an understanding of the body. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essentially this. And though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others. They things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. My gift lies in summoning the right dreams. At times,
Nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, most complete memory you have of... Ciri. The woman's name is Ciri. Boh, non lo so, io metto ricordo quando ci siamo incontrati. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the Waters of Oblivion, they failed in her case. Ciri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny. By something more. Thank you. Would you be willing to share another memory? Yes. No need to rush. We have time. Ciri was orphaned during the Second War with Nilfgaard. I had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose. She lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Ciri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? Yes, I think so. In that case, I'm listening. It was after her time training at Kaer Morhen. After the moment when Yennefer first called Ciri her daughter. We'd been separated. I knew she was in danger. I dreamt of her multiple times. I found her at Stygga Castle. She'd gone there to free Yen and gotten herself captured in the process. They wanted to hurt her. I remember fighting side by side with Ciri on stairs slippery from blood. It was the first time she ever deflected a crossbow bolt with her sword. Told her never to try it again. These memories, they're intense. Do you wish to continue? I have more to say. Then please do. It was in Rivia. The Second War with Nilfgaard had just ended. There was still tension in the air. For gods know what reason, race riots erupted in the town. I tried to do something, but couldn't stop a riled crowd. A boy with a pitchfork. He ran it right through my gut. Yennefer lay dying as well. Ciri had us carried onto a boat. We sailed to a place where apple trees bloom eternal. She left us there. That was the last time I saw her. You claim the woman has abilities. Tell me about them. She's a child of the Elder Blood. A descendant of bloody Falcon. The rebel burned at the stake. The prophecies claim the world's destroyer will be born of the firebrand's cursed blood. Pure legend.
know when a legend transforms into prophecy? When it gains believers? I think you're right to be reticent in talking about the woman. I see. Do you wish to say more? Yeah, there's something else. A sto punto ho fatto 30, facciamo 31. Sentiamoci anche le altre perché Ciri io non la conosco. They call Ciri the Lady of Space and Time. Once I asked Yennefer why. She travels between worlds. Turns out I don't know how to talk about it. Didn't really understand much of what Yen told me. I just know there's more to it than traveling to different places, and that Ciri carries immense power in her blood. I see. Do you wish to say more? Yeah, there's something else. I remember Ciri having trouble controlling her abilities. Yennefer tried to teach her to cast simple spells, and Ciri destroyed a shed near the temple where they were. Really upset her, but it was just an old shed. I know it took her a while to gain control, and frankly, I doubt she controls her abilities fully to this day. I see. Do you wish to say more? No. Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. You must take my hand and talk with Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Chi conosce? Cioè, ah. Dandelion non so chi sia. Yennefer Trist stanno qua. Fino adesso non le ho cercate, quindi la butto là. Diciamo Dandelion. Maybe Dandelion. They liked each other a lot. Ragazza selvaggia, secondo me. Che strano di... Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times the dreams can multiply. Show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will. Il poeta, ho sentito parlare di lui. Qualcuno gli ha lasciato il timo e il rosmarino nel suo testamento. The rosemary and thyme? Where's that? As you enter the city through the red light district, you come upon a bridge. The rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Thanks for your help. Good luck, Richard. I hope you find your Ciri. Amanti per due.
Io ho pensato, onestamente, se cercava Tris me lo diceva che Ciri l'ha cercata, invece non era così. Se cercava Yennefer me lo diceva dall'inizio, quindi per logica doveva essere qualcun altro. What'll it be? Allora, What do you... si può vendere a un buon prezzo. E mi sa basta. Aspetta, no, ce ne stanno altri. No! Cavaletto. Farewell. Mi sta venendo il dubbio che magari questi oggetti che si dice che si usano in missione in realtà sono oggetti che io ho usato nella missione e sono rimasti come ricordo. E allora a sto punto che faccio? Io me li metto tutti nel deposito e quando arriverà un punto in cui dice, che ne so, devo fare la missione o me la sbloccano e c'ho l'oggetto necessario oppure farò la missione e arriverà un punto in cui ce l'ho bloccato. Aspettate, mi sono arrivati dei messaggi.
Ok, eccomi qua. Oggi sembra la giornata delle brutte notizie. Solo brutte notizie sto ricevendo ultimamente. Vabbè. Next time I'll rip your fucking legs off and shove them up your ass till you've toes for teeth. You're up in the nick of time, as always. Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local colour. Wasn't gone more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. All right, time for some spring cleaning. I've got to put them all out. Care to join me? With pleasure. Minuto? Ok. Reminds me of a piece of wood. Yeah, almost like we never left Virgin. C2. Ah, please. That went well. Now we can greet each other like the gods ordained. Ages, pal. Hey, Zoltan. You look good. Raining plenty lately. What with the war on, no Mahakaman meat to be found, but Bredanian lagers standing in just fine. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? Got some problems. Rather not burden you. Fuck off, Geralt. Need to spill your guts to me now. Io ancora non capisco che c'entra lui col tizio che ho sognato. I'm looking for Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt. Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. We've a wee problem then. There's a few things. Let me guess. Triss? Yennefer, perchance? Triss and I talked. Cleared some things up. As for Yennefer, well... So you found her? Ha! Need to tell me all about it. I will. Some other time. Got something a tinge more important to take care of now. Meaning? Where's Dandelion? I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on. Not just barely returned as you saw. Expecting to come home to a hot like a boar and some cold ale. What do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Haven't a clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Allora, quando terminerò la live accetterò tutte le richieste di amicizia. Quindi aspettate un attimo da vedere. I bird from a grateful muse. Reading someone else's letters. My visage Scusate. red hot. I plunged into purest ecstasy, imbibing its nectar. Allora, Your dexterous rieccomi touches qua. of my soul's yearning calls.
Per prima cosa, vabbè, faccio una cosa, interrompo un attimo la live momentaneamente così accetto la richiesta amicizie, ritorno subito. E rieccoci qua. A questo punto stavo pensando a sti oggetti, io me li lascio al deposito, anche se sto facendo la storia principale. Quello di prima si usava con la tizia, la rosa del ricordo dovrebbe essere di Jennifer, questo non mi ricordo chi mi ha dato o dove l'ho preso. L'incenso, boh, le chiavi, punto interrogativo, però sembrano oggetti che si possono vendere. Medaglione di pietra, boh. Chiodi, questo l'ho preso a beh, le isole Skelangel là. Chiave del baule, boh. Completare una missione, oggetto comune però. Mo ragazzo ti sta allargando un po' troppo. Pure l'invito in party. Purtroppo se faccio la live non posso accettare il party, se no mi zompa la live. 10 barrels of Tucson dry, 5 cases of sodom triple mead. Nothing here. No, 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 that's exactly what we're looking for. It says planner. Si sta mettendo l'impegno in questa nuova impresa. Dandelion and planning. Good one. Besides, anything he wrote here probably had a special system. Chaos only he could ever decipher. Actually, in the past, sometimes not even that. Give him a chance. Might not be that bad. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Ah, here it is. Seems he's only been meeting women of late. The dog. The dog. Non mi interessa la solita amorosa, potremmo Zoltan, please. You really want to track down the women Dandelion's been wooing? Most likely all angry women by now. Got any better ideas? Besides, Dandelion's a babbler. We're sure to know something of his doings. We should divide these somehow. Perhaps... Ah, fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Suit you? Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right you up. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. amanti e verdure. Questo potrebbe essere il primo nano intelligente che trovo. Allora, magari mando un messaggio a sto tizio. Scusate.
Eccomi qua. Leggi l'agenda di Sutherland. L'agenda. E tu cacchio sta agenda? Eccola qui. Rosa come una rosa timida del suo rossore. La bella rosa ha vissuto il suo amore. Ha reso più lesta la sua mano per usare al meglio il suo nano. Una bella villa con giardino al borgo d'oro. Quindi sta tizia c'ha una villa col giardino a borgo d'oro. Vabbè. Poi anche la sua pelle è liscia come seta, nell'amplessa e sola, vabbè, questa descrizione ha. Borgo d'oro, villa vicino all'obitorio. Assai timida all'aspetto, sa apprezzare ciò che è bello, il cuore si scioglie nel petto, se mi chiede. È grosso il tuo uccello? Oltre mura, la lavanderia, vicino Marabella. Anche se le sue urla mi iriziavano, in privato, sul palco strilla come un maiale scannato, alle topaie vicino alla piazza del povero. Una figura assai rara, dalla duplice natura. Guarda negli occhi è una dolce tortura. Guardarla negli occhi è una dolce tortura. Sartoria di fronte alla conceria. Quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, 5 donne io, 5 donne lui. Speriamo che non ci viene a schiaffi e pugni in faccia. Diranno, dove è finito quel brutto porco? Ci ha rubato la verginità. Ah però. Questa è una novità. Cioè, c'ha senso, ma non l'avrei mai sospettato. Ogni volta che vado avanti con la missione principale mi si attivano le bacheche. Altre missioni ancora. E allora io ho un dubbio. Ecco perché quell'altra bacheca era illuminata. Qui è tutto a posto. Vediamo se nell'isola di Skellige c'è qualche nuova bacheca. Forse no, perché devo andare avanti con la storia pure qua. Perfetto. E io che credevo avevo fatto tutto. Invece le cose qui aumentano continuamente. Ok, questa è stata veramente una grande sorpresa. Allora, io direi di iniziare andando da questa. Era più vicino. Poi se le devo fare in ordine non me ne frega niente. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armour? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Ma sì, dai, che è più This figo. field has got someone else's protection now. Really? Who's that be? Aspetta, il re dei mendicanti. Io ci sono alleato. Vediamo. Ma sì, dai, il re dei mendicanti è famoso. The king of beggars made a deal with Junior. This is his turf now. Didn't hear nothing about that. But you have heard what Bedlam does to people who cross him. Or you need a demonstration. Come on, Fritz. Boss wants it that way. It's how it's got to be.
you. Oh, thank you. To think there are men who'll help a stranger out of the kindness of their hearts. Not entirely out of kindness, and you're not entirely a stranger. What are you... Oh, I know you. You're that witcher took Dandelion out whoring. Gerald, right? Io ho portato Dandelion a puttane. Che vuoi dire? Oh, ma certo, sei quel witch che ha portato Dandelion a puttane. Not Gerald. Geralt. Oh. Dreadful sorry. What do you think? Where could Dandelion be? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back, saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. This. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. This woman he was with in the harbour. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Ah, Horvir, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Thanks for your help. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Ok, andiamo al prossimo obiettivo. Welcome, do come in. Ma che devo parlare, no? I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Any better? Ah, andava pure a travestire. Elial. Did you and Dandelion... How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Gli piacciono pure gli uomini. Ero ubriaco. E poi? What happened? What do you think? We spoke. That's it. I'm not sure what you're getting at, but I should make one thing clear. Men don't interest me. Told him that as well. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Quando hai visto l'ultima volta? I know this is none of my business, but why do you... Why do I dress up? As a child,
I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Mm-hmm. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button reaffixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. Scusate che non ho letto visit molto your bene. shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button reaffixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. Oddio, mi fa troppo ridere parlare con questo, cioè, se io lo dovessi incontrare dal vivo, a parte mi sono sul cazzo tutti gli elfi, poi come cacchio ha fatto in 2 secondi e diventa una donna, vabbè, e mi fa troppo ridere, mi sta a fare le foto, ecco, ora le pubblico nel gruppo. Oddio. You and Dandelion talk about? He ask about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick bird. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Non lo so, magari è più simpatico vestito da donna che da uomo. Allora, Eli Halla. E mo sono curioso perché cazzo il diario non ce l'ho più. Ah, ecco qua. Allora, Eli Halla. Ecco qua. È una figura assai rara, una duplice natura. Guardale negli occhi, è una dolce guardate. Ah, ok, sartoria.
Mi fa troppo ridere sto tizio. Ok, quindi era un travestito che amava vestirsi da donna o essere un'altra persona, e quell'altro mi faceva solo piacere chiacchierandoci, quindi non c'era neanche in mezzo al sesso. Allora, dove sta? Eccolo qua. Sicuramente come mercante non vale un cazzo. Sempre non per la questione che mi stanno sul cazzo gli elfi, ma perché come commerciante che vende e compra è proprio antipatico. La roba che c'ha fa schifo. Forse se si dedicasse a fare il travestito o la geisha, magari avrebbe più successo. Allora, già che ci sono, faccio un salto in bacheca, così vedo cosa c'è di nuovo. Casa infestata al mercante. Il mercante imbroglione, a tutti gli onesti, vabbè. È un porco e una canale. Mi ha venduto una residenza a un prezzo molto conveniente. Oh oh, mo l'ho combinata io grossa. Cioè in pratica questo è il banchiere che ha comprato la casa, io gli ho detto che era maledetta, e lui mo ha fatto la denuncia a tutti i cittadini dicendo che quello era un imbroglione. Allora, la casa è infestata. In cui Sara, l'adorabile Godding, dispettosa, abitava vestirti che il nuovo padrone di casa era alquanto impassibile, così Gerald decise di andare a controllare. Ok, vabbè, quella è la missione che faremo dopo. Vabbè, io con Golding ho rispettato il mio patto. Però mo quello ha messo un altro annuncio in cui chiederà di risolvere il problema. E quindi dovrò riparlare un'altra volta con Sara. Però mi sa che a sto giro se ne dovranno via. Perché sto seguendo le palline? Perché mi conducono dall'altra parte. Vabbè. Ma perché farmi fare il giro di Peppe quando c'era la scorciatoia? Non ne capisco queste cose. Excuse me, I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. Ma sì, dai. I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come after all. Why not? A rat bit him, and he's caught a fever. Where'd you get bit? It hurt him much. When he died.
Beh, mentre questa parla dei topi ai ragazzini, non so perché, ma istintivamente mi è venuto da spingere il secondo. Ma mi sa che la pizza è finita. Ammazza, sta veloce. Hey, stop it! Stupido, dove qui? Marmocchi. Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. He perused the illustrated guide to fungi. Maybe. No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. Quando la sua mano ha lasciato il mio ginocchio per indicare la figura di una penicillina, ho capito che tra noi il fuoco si era spento. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Bah, questa è quella che ci è rimasta, Thanks forse. for your help. Farewell. Vabbè, tutte a loro modo ci è rimaste un po' scottate. La prima è quella che si è presa più in del culo di tutti, perché l'ha beccato con un'altra donna. Con questa c'hanno la passione culturale, con quell'altro la passione a livello contemplativo, visto che stava con un travestito. Diciamo che magari l'elfo travestito era la sua musa. Ecco. Mo' vediamo la prossima donna come è rimasta bruciata. Oddio, mi dica una guardia. This Baronet's Lavallette's villa. Shouldn't interest you. Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Greetings, Witcher. Must admit it's curious to see you here. I don't quite believe in coincidences. Ma state bella. Slayer of monsters. How nice. You're right, General. My visit's no accident. I'm looking for someone. There's no one here who wishes to see you. Captain, this man is not to enter. Forgive me, Morvan, but I've lost my appetite for the races. Kill a woman's son and appear at her doorstep? My. I thought witches had better survival skills than that. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. I fear your information's out of date. Molly no longer works here. Seem to know who Molly is. You also know she doesn't work here anymore. Know where I can find her, maybe? This time of day? Probably sipping punch and considering which horse to bet on. Not in the mood for jokes. I jest you not. After Arian's demise, Luis's nephew came to pay his respects. Got one glance of Molly and, well, they wed soon after. They now await his inheritance. With the Baroness's son dead, the estate will go to the nephew and Lady Lata, known until recently simply as Molly. Gotta wonder if Molly fell for the nephew or his inheritance. We cannot know that just yet, but I'd wager she has strong feelings for both.
All right, so where'll I find the newly minted Lady Latar? Our dear little Molly has a new passion, horse racing. To my knowledge, she should be at Countess Vegelbud's villa right now. That's exactly where I'm going. Since you stripped me of Louise's company, perhaps you'd agree to come along. Well, if Molly'll be there. On our way then. Beh, visto che ci stanno buoni rapporti, tanto vale rimanere in buoni rapporti. A maggior ragione che non mi sembra uno stronzo. In questo gioco ce ne stanno troppi. Una domestica che è diventata ricca. Punta ai cavalli e forse anche l'ubriacona. Guarda, io tutto avrei detto di sto riccio tranne che fosse un playboy. Ah, ho capito. Nice place. I must say, of all the creatures in this region, I find steeds most intriguing. Horses interest you at all, Witcher? All the same to me. Call each one I ride Roach. Strange. The grey is Cantarella, sired by Cahir, the champion from Voil. Yeah, gray's a good color. Even looks good on horses. My coin's on the Black Stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Che fate di scommessa? Strano che non ti abbiano fatto. E beh, perché non l'ho letto subito. Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is Thunderbolt, a pure-blood Britannian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. And the bay hails from Zerrikania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Zerrikanians are reputed to have incredible stamina. A me piacciono I cavalli che hanno tanta resistenza. Il baio invece viene da... Il baio. Ok, se devo puntare su qualcuno punterò sul baio. Seem to know your horses. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle, made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Ha! Splendid! In that case, you must choose a mount. Think I'll give you a run on the Zerrikanian Bay. Cantarella for me, then. The horses are saddled. Let's begin. Aspetta. Sicuramente lo Sosella non vale un cavolo. Non posso manco salvare la partita.
Eccomi qua. Faster. Let's go. Don't spare the horse! I adore the speed, the rush of air. Move it. Don't spare the horse! Fantastico sto cavallo. The roach I chose put in a nice run. Exceptional. I've not lost a race in a while. I congratulate you. That is yours. Ah, look! Lady Latar has just arrived. Who? The woman formerly known as Molly. There she stands. Right. Thanks. I shall be here for a time. Find me if you'd like to ride back to the city today. Vediamo un po' com'è sta sella superiore. Secondo me è una schifezza totale. Vigore 50. Immaginavo che faceva schifo. Io c'ho vigore 80. Però probabilmente se lo facevo a livello di storia conveniva. Who do you favor, my lady? Can't decide between the black stallion and the grey mare. Keep going back and forth, back and forth. Sorry, don't believe we've been introduced. I'm Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelion's rescued time and time again. That's right. Except it's the other way around. I'm always saving him. Mean to say it weren't Dandelion saved you in Flotsam by severing your noose with an arrow from 100 paces? What? Dandelion couldn't. Never mind. Any idea where our master archer might be at the moment? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. Ever since I became Lady Latard, it's been nothing but balls, banquets, and other such... what's it? Congregations. Awful tiring, this. But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. I'm under the impression Dandelion thinks you still serve the Lavalettes. Oh, that's because I never told him I stopped. Didn't want him to treat me any different. And your husband has nothing against it? Your old friendship? Course not. Sweetiekins couldn't be happier that Dandelion's raising with sophistication. You do realize Dandelion doesn't have a sister? Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject.
Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. Poi un filo da mignotta. Thanks, Molly. Oh, wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. Questa è la più ingenua di tutti. Ah, devo parlare col tizio. Would a witch... Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. Sto tizio sembra più un vampiro che un essere umano. Mi sembrava in fiamme la città, per come l'avevano presentata. And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. Aspettate che rispondo a un messaggio. Eccomi qua. Andiamo dall'ultimo amante. Driving in slip.
What do you want? Rosy mi sembra che devo andare a parlare. Ma... Want to see Rosa Varatra? Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. Era meglio che mi presentavo come cuoco. Beh, tanto ho salvato la partita, quindi è il caso. Dai, devo trovare un modo per... Ah, dai, dai, dai. Eccolo. Piede under culo, stronzo. Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac. My new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. But my lady's a witcher. Said so himself back by the gates. Captain, do you truly believe Rosa Varatra would train with random clods calling themselves swordmasters? No. The Varatras demand the very best. Thus, we've hired a witcher. Take him to the training room. Now. As you say, miss. Suga! Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rosa's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Nonostante ci sta una guardia. Grab a wooden one. Take care not to hurt the little miss. You'll learn the ambassador's art. Follow me. Devo andare di qua. You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your work. Tua.
Scegli tu. Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? Ma io non capisco, sì. Ha un problema di memoria, vabbè. I'm a witcher. I'm looking for... A witcher? That's splendid. I always wanted to meet a witcher. This is so exciting. Incredibly. But we ought to discuss that another time. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Ok, sta tizia è veramente strana. Why bother with two swords when you can barely handle one? Why bother with two swords when you can barely handle... Damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna var Atra, the greatest mischief maker north or south of the Ah, siete gemelle. Wait a minute. Mean to say Dandelion mixed you two up? On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Who did Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trebarets. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Kalonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalonetta. Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt.
She's so enamored, she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna, what? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. What are two young Nilfgaardian aristocrats doing in Novigrad? Dying of boredom. Papa's a diplomat. He also has many business dealings in Novigrad. He's a member of the Trade Corporation. Takes us along everywhere he goes, and must then find us new tutors in each spot. And so in Novigrad, the task fell to the poet Dandelion, Rose's betrothed. Edna! Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know? Wonder how the war's going. Any outcome looming? Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city. Never taken sides. Always stayed out of conflicts. Oh, even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury is bursting with enough to equip 2 armies. Emperor continuing to push north. Courtiers must be ecstatic. His confidants must be. But Papa says that's not likely to last much longer. Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the Emperor's adventures. Changing subjects. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future? Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. Lezioni di scherma. A luna di notte. Vediamo se posso saccheggiare qualcos'altro. Sì, dai. Sto posto incomincia a piacermi.
Mo di sti libri ce ne avrò 50. Colei che sa. Ma che me frega a me? Questo è l'ingresso principale. Diciamo che è un self-service a volontà. Certo, tutta roba scrausa. L'uomo che fischia i cavalli. Questa stanza è chiusa, questo ci sono andato prima. Questo è il semiterreno. Vabbè, usciamo dalla porta d'ingresso. Così se qualcuno vuole litigare. Allora, ah sì, tu torna da tizio. Però a sto punto faccio prima per di qua. Ok. Allora, prima di parlare di questo nanetto, Nose is too small.
faculty of Oxford University is honored to grant Julian Alfred Pancratz, Viscount de Letonov, the title of Master of the Seven Liberal Arts. Infatti questo posto di solito è sempre molto affollato. Quindi magari non sono mai andato a curiosare veramente. Però mi sembra strano. Ok, qui c'era appena stato. Però a me mi sembra di ricordare che o magari c'era una taverna simile, perché magari hanno copiato la struttura e l'hanno fatta identica. Forse in un bordello simile. Mazza che mega stanza. Qui però il calore si disperde in una quantità incredibile. E dormirci qua, se non c'è il fuoco, a notte fa freddo. Qui potrebbero dormire un botto di persone. Ah, you're back. You met Bobby? You have to stop talking any day now. That Field Marshal Duda's replacement? The Marshal was a parrot, you do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mage's estate went under the hammer. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up, put his things up for sale. Happened to be passing by and saw this out. Came with her own cage. How could you resist? Could they? Tweren't possible. Ah, but dandelions what matters now. So, how'd you do? Learn much? Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else.
Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. The Trogarids, apparently, named Calinetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Who's this Priscilla? A Trogarids, like you said. Quite popular of late. Picture Dandelion with a pair of tits. You get the general idea. Interesting image. So how'd Dandelion handle meeting his female double? I think he fell in love. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. Laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works with a mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Allora, mi sa che sta al piano di sopra. No, però la freccia mi indica sotto. E allora togliti dei coglioni. Smell that hangs in the air. You know it. It's burning flesh. Oh! She's not his daughter. I trust this. Dye works will only give you leaves you toothless and I heard about that as well. Forse devo andare all'ultimo piano. Oppure devo aspettare un orario particolare. Qui è chiuso. La taverna e Martin pescatore. No?
Sleep, sleep, sleep. Secondo me è di notte, è l'unica alternativa. Le ho provate tutte. Come non lo posso fare? Ma stiamo scherzando? Oddio. No. Oh, era di notte. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. Have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold, to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet
Mazza che brava. Complimenti. I know him! 'Twas him murdered some Temerian boys back at White Orchard. Silence, woman. I've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's ass. Save, you say? He murdered folk. Ah, la conosco anch'io sta stronza. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music! Cultural capital of the world? The fuck it is. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. sheeped up. And I've not seen him since. Reuven, what's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his wine at the Passaflora once. Made awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Whoreson Jr.'s lair. Then Whoreson's men chased him all over town. Whoreson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. At least he didn't cross the church as well. Bring that venerable... Beh, Re dei Mendicanti lo conosco. Being deep then. Here I go again. Non posso entrare, Karin. He ought to pay me a salary. Wherever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax. I'll get him out of this. Gotta talk to this Whoreson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Whoreson, but Reuven runs a bathhouse. Careful, though. He's a dangerous character. So am I.
I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry up. Let me know as soon as you learn anything. Figlio di puttana Junior. Heading back to the roof. Got Poppy to feed. And I said, well, wait. See if our warbler don't come. Take care, though. Ah, sulle tracce di Junior. Beh, potremmo pure lasciare il figlio di puttana. Vabbè ragazzi, siccome oggi è stata una giornataccia di brutte notizie, una appresso all'altra, e sembra che la situazione continua a ripetizione, io stasera interrompo qui la live e sento che vogliono nel party. Vabbè, poi se mi rigira ritorno e faccio un'altra live. Quindi niente, per il momento rimaniamo così. Grazie per avermi seguito e ciao a tutti, vi auguro una buona serata. Ciao!